Allora, sono alle Cesane e sto cercando un ragazzino che si chiama Jordan, che si dovrebbe allenare in questa zona. Vediamo un po' se lo trovo. Mi sembra di averlo visto. Vediamo se riesco a trovarlo. Ma quanto sono belle le Cesane, ma quanto! Yuhu! Ah, eccolo! Oh! Che figata! Fermati, Jordan! Oh, finalmente ti ho beccato. Ciao Jordan. Ciao. Allora, Jordan ha 16 anni e fa enduro da quanto tempo? Da 3 anni e mezzo. Che ne dici se facciamo un giro insieme? Ah, non c'è nessun problema, sono molto contento, volentieri. Vai, ok, andiamo. Mamma! Che roba! No, cos'è? Fa vedere. Oh mamma, no, io soffro di vertigini, non lo faccio. No, mi fa un po' paura. Esatto. È troppo alto per i miei gusti. A Anche parte che secondo me. soffro di vertigini, te non lo so se soffro di vertigini. No, io no. Ok. Allora Jordan, ci sono tanti follower che mi chiedono come si inizia a fare enduro. Allora, per iniziare a fare enduro la prima cosa sarebbe la bici. Cioè si può iniziare a fare enduro anche con una bici fronte, però ovviamente con una bici fronte con poche escursioni, che l'escursione sarebbe questa cosa qua, quanto è alta la forcella, e non riesci tanto a sentire a prendere i colpi sempre veloci, perché la forcella a quante poche escursioni non riesce a subire e vai sempre veloce. a pacco. Esatto, vai sempre a fondo corsa. Quindi il primo consiglio per iniziare a fare enduro è trovare una bici discreta a basso prezzo, non da spendere 5-6 mila euro o cose varie. Sì, infatti secondo me non occorre comprare subito una bicicletta nuova oppure l'ultimo modello, perché basta anche una bici di un paio di anni fa. Perché secondo me è sempre meglio la prima bici da enduro che si compra, sempre prenderla usata, qui c'è già qualche segno di usura e cose varie, perché sennò dopo con l'esperienza impari e riesci a comprare una bici un po' più buona e nuova, perché all'inizio non serve, perché dopo si rovina con le cadute eccetera. Ok, te Jordan hai 16 anni, come ti sei avvicinato a questo sport? Allora, a questo sport mi sono avvicinato 3 anni e mezzo fa, iniziando a comprare una bici da cross country, una Trek Front con 120 di escursione davanti, e ho iniziato a fare dei giretti intorno a casa mia, nella via e nel monte sopra casa mia. Dopo un po' ho detto a mia madre: a me mi piace fare questo sport e vorrei trovare una scuola di mountain bike, e insieme al mio vicino di casa, che lui pratica questo sport da circa 20 anni, 20-30 anni, e mi ha indirizionato ad una scuola di mountain bike che si chiama Cicli Ducale e si trova ad Urbino. Allora, prima mi hai detto che facevi cross country, giusto? Sì, esatto. Cross country, quindi ho fatto circa 1 anno e mezzo di cross country. Agli inizi di marzo/aprile ho fatto una gara chiamata il Carpegna Mi Basta e sono riuscito a portare a casa una medaglietta. Ah, bene, vedi, quindi abbiamo già un talentino, bene, sono contento. Sì. Una cosa, come ti sei avvicinato all'enduro? Guardando qualcuno? Oppure allora, all'enduro mi sono avvicinato guardando soprattutto dei video su YouTube dei miei campioni preferiti, i Lupato, come Sottocornola, eccetera, i Masserini. E Masserini, saluta. Ciao Masserini, ciao Sottocornola, ciao a tutti. Soprattutto guardavo i video di Masserini, che lui fa scuola di mountain bike chiamata la Gravity School, e dà davvero molti consigli per approcciarsi a questo bellissimo mondo, al mondo dell'enduro e anche del DH. Quindi tu partecipi alle gare del campionato italiano, giusto? Sì, campionato italiano e regionale di enduro. Quante gare ci sono all'anno? In tutto quest'anno abbiamo fatto 6 gare, 4 di super enduro e 2 di Apennine Enduro Trophy, però purtroppo una gara di super enduro sarebbe stata
la prima tappa, Pietra Ligure, è stata annullata per causa neve. Causa neve, Sì. accidenti. Quindi praticamente tutte le gare sono, diciamo, in Alta Italia. Esatto, qui da noi non ce ne sono perché gli organizzatori non ne hanno mai, non hanno non interesse. sono riusciti mai a organizzare una cosa seria. Ah, peccato infatti. perché secondo me c'è un grande interesse sul settore enduro, Esatto. però Poi forse anche qui da noi ci sono dei bellissimi posti come siamo in questo momento alle Cesane, ma ce ne sono anche tantissimi altri. Sì, vi ricordo che le Cesane è provincia di Pesaro Urbino, Urbino. è un bellissimo bike park che vi consiglio di venire a vedere perché è fantastico. Giordan, mi fai vedere un po' la tua bici come è fatta? Allora, vi presento la mia nuova bici che ovviamente è da circa 1 anno e mezzo che ce l'ho e quest'altro anno ho in previsione di cambiarla. Si tratta di una Giant Train 1.5 in alluminio e ve la spiego in 2 parole. Ha una forcella Fox 36 da 160 mm con la cartuccia di Andreani, ammortizzatore 160 mm Fox DPX2, trasmissione SRAM GX a 12 velocità e ho montato una corona Absolute Black ovale da 32 denti, poi ho pedali Cram Roder della Maled DH. Wow, ecco, Poi- vedi che non tutti girano solo con i pedali flat, quindi dipende da come siamo abituati. Tu vieni dal cross country, Io quindi vengo dal cross country, ho sempre usato i ganci e Jordan, quindi cosa consigli ai ragazzini che vorrebbero iniziare come te a fare enduro? Oppure Allora, XC oppure esatto. downhill? allora, secondo me il consiglio migliore è approcciarsi ad un maestro che ti possa insegnare le basi e ti possa spiegare cosa comprende questa disciplina. Quindi Perché- appoggiarsi sempre, come esatto, ripetono, scuole di esatto. ciclismo oppure perché qualche affrontare club. le cose da solo sono abbastanza pericolose perché se ti fai male sono davvero rogne. Esatto, quindi perché bisogna acquisire un po' la tecnica di guida, Esatto. più che È altro molto fondamentale essere un acquisire po' la tecnica. spericolati, non Sì. bisogna essere spericolati, bisogna sapere quello che facciamo, quindi quando affrontiamo delle discese magari insegnarci da un maestro che già pratica questo sport è la soluzione migliore. Esatto, che ti può correggere anche dove potresti sbagliare o in qualche curva, in qualche salto o ripidone, invece se sei da solo provi a farlo, dici più o meno va bene, ma alla fine c'è sempre qualche errore. Quindi vi consiglio sempre, è meglio appoggiarsi a magari una scuola di ciclismo oppure qualcuno che pratica già questo sport, così avete già un avviamento per partire con questo splendido sport, giusto? Esatto, sì, perché se non si hanno le basi è un po' difficile affrontarlo. Adesso ritorniamo a girare, perché voglio vedere come va questo percorso. Esatto. È bello, però ci sono certi punti che fa un po'... Un po' pippa. Ah, Jordan, quanto sei arrivato in classifica quest'anno? Allora, nel Super Enduro su 323 partecipanti ho concluso 17° assoluto. Come 17esimo assoluto? Davvero? Ah, quindi fra un po' sei vicino anche a casa dei, eh? Sì. Comincia a tremare, i vecchietti cominciano a tremare. Ah, che bello! Oh, quanto va forte Jordan! Oh! Ah, bellissimo! Ah! Oh! Yes! Bello, bello! Fantastico! Bello, bello. Domenica vi aspettiamo tutti al Cesane Day, il 13 ottobre Ottobre. venite tutti al Vi Cesane aspettiamo alle Cesane per ricordare un nostro grande amico. Forza Walter! Day. Vai, Walter Belli, yes.